Lollo, buongiorno. Ehi, ciao. Buongiorno, come va? Ciao Lolo. Ciao, Bene, Lolo. dai, voi? Siamo venuti a trovarti. Tutto bene? Tutto bene. Ciao. Ciao, Ciao Lollo, ciao. Ciao Lolo. Dai, Sempre in gamba, oh. Dai. E ora? Cosa si deve fare? Visto? Stiamo facendo la fattura qua, Andrea del Bauer. Vedi, questa è una barca che aveva quasi 40 anni. Però. Gli facciamo tutte le piani, sanconi nuovi, coppi di mogano e cerchiamo di rimetterle in sesto. Scusi, ma Andiamo. Vabbè. Ma Lollo, una domanda. Ci puoi parlare un po' della storia dello Squero, della tua storia? Questo, lo squero, è qui dal 600, dal 1600 che c'è lo squero. Quando i primi squararoli arrivavano dal Cadore, dalle Dolomiti, no? Vedete che è una casa in legno, è tutto in legno, perché i primi costruttori di barche arrivavano dalle nostre montagne, portavano i legnami e sono fermati qui. Io sono qua da 30 anni circa. 2 giorni, insomma. 30 anni sono qua dentro. E ho imparato da Gastone, che era chi era prima di me. Tuo padre se lo ricorderà, Gastone. Certo. Da Sì, piccolino, anche a me, mi robusto, anche a te. visto tante volte Gastone. E mi ha insegnato un po' il mestiere, io un po' alla volta ho imparato e sono rimasto qui a costruire. Vedete là? Dove le costruiamo? Ma Lollo, vieni. posso chiederti una cosa? Sì. Ti mi puoi parlare un pochettino degli attrezzi, nella fase di costruzione della gondola? Sì, allora queste sono le nostre pialle, vedi? Non sono come quelle dei falegnami, sono diverse perché hanno l'impugnatura davanti invece che dietro. Questa viene, noi la tiriamo, questa vedi è curva, è per fare le parti curve. Questa invece è la pialla dritta, classica, che però invece di avere il manico come usa il falegname che spinge, noi usiamo tirando, per cui ha un foro davanti. Ok. Ma idea Lolo ti deve fare una barca E di là nuova, stiamo no? facendo la barca nuova. Ti ne fa vedere. Sì. Ecco. Questa è la gondola del vecchio Berto. Ah, Berto, il mio grande maestro. Il tuo maestro, Mio esatto. grande maestro. Vedi, qui la stiamo costruendo. Qui si usa il rovere, vedete le nerve sono di rovere, il corbolo è in rovere, anche il sercio. I serci sono 2 tavole uniche di quercia, lunga più di 12 metri. Poi invece l'ossatura interna è fatta di olmo. L'olmo è molto elastico, per cui regge le sollecitazioni che ha quando è in acqua, no? Se fossero in rovere si creperebbero. L'olmo invece è un legno molto duro. Vedete? Poi ci sono tutte queste, le castagnole, i cugni, vengono messi dentro uno per uno, sono tutti pezzi inchiodati, tutti messi con i chiodi, uno per uno. Ecco. E dopo da qua? Qui dopo una volta finita la barca, Sì? andiamo di là e viene ridipinta. C'è la Tutta la fase della dipinzione, la pittura. fase di dipinzione la facciamo di qua, Ok. dove è un po' più pulito. attenzione. E qui sotto, ecco, allora qui è dove invece facciamo la dipintura, vedi? Sì. Qui è dove cominciamo la dipintura. Adesso è inverno, per cui le scaldiamo un po', Ah. vedi? Tenta. Ma perché le scaldi Lolo? Per asciugare, vedi che il legno è bagnato, Ah. allora l'asciughiamo bene. Ma perché altrimenti la vernice non prende, no? Non prende, perché il legno col salso è molto umido, è molto bagnato. Allora adesso che è inverno, prendiamo e le scaldiamo un po'. Vedi qua sotto, lo vedi che è di un altro colore, Sì. perché è bagnato. Un po' alla volta, appena è asciutto, accendiamo con la dipintura. Ecco, e qui vedi invece noi nello smalto mettiamo della sabbia, perché qua è dove vogate voi, per non scivolare. Mettiamo della sabbia, poi viene ridipinto, ma così c'è un antisdrucciolo. Quindi lo smalto, lo stesso smalto Lo che si stesso dà anche smalto che mettiamo della sabbietta dentro. qui? E anche dentro? No, dentro sono degli smalti particolari che tengono di più, non sono lucidi, vedi che è molto meno lucida, però tiene l'umidità delle intemperie. Perché ovviamente l'acqua va dentro con la Certo, pioggia e quindi deve essere una... Sono smalti apposta, che però non sono così belli lucidi come quello che si dà in coperta e in fianchi. Vedi? Scusa, hai detto Lollo, 10 mano di
sì. Di Una pittura. barca nuova richiede 10 mani perché le prime mani servono a riempire la porosità del legno e poi man mano si distendono sempre di più. Ok, ciao, grazie, ciao Lollo, Andate. grazie mille. Bene. Alla prossima. ciao. Dai, Ci ci vediamo vediamo presto. presto. Ciao, 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 grazie. grazie. Ciao.